Può un'intelligenza artificiale guardarsi dentro? Può, in un certo senso, essere consapevole dei propri pensieri, un po' come facciamo noi? Beh, questa non è più una domanda da film di fantascienza, ma è diventata una delle questioni più affascinanti e urgenti della tecnologia di oggi. Capire se un'IA è davvero consapevole o sta solo recitando una parte sembra quasi impossibile. Ma un team di ricercatori di Anthropic ha avuto un'idea geniale. E se potessimo in qualche modo impiantare un pensiero direttamente nella sua mente, per vedere se se ne accorge? Hanno messo in piedi un esperimento proprio per fare questo: distinguere l'introspezione vera da una recitazione perfetta. Prima di andare avanti, mettiamo in chiaro un punto fondamentale. Cos'è l'introspezione? Non è semplicemente pensare, è la capacità di osservare i propri processi mentali. È quel guardarsi dentro per capire cosa stiamo pensando e a volte anche perché. Ed è proprio qui che sta il problema. Come facciamo a distinguere un'IA che ci dice onestamente cosa sta succedendo nella sua testa, da una che sta solo confabulando, cioè che sta inventando una risposta che suona bene? Dopotutto è stata addestrata su una quantità enorme di testi, quindi è bravissima a creare storie plausibili, un po' come quando noi giustifichiamo una scelta d'istinto con una motivazione super razionale. Allora, per superare questo ostacolo, i ricercatori hanno sviluppato una tecnica quasi chirurgica. Invece di fare solo domande, hanno trovato il modo di inserire un pensiero specifico direttamente nei circuiti del modello, mentre era in funzione, per poi vedere che cosa sarebbe successo. Vi spiego come funziona. È abbastanza semplice. Primo, si isola l'impronta digitale neurale di un concetto. Immaginiamo l'idea di urlare, che l'IA associa al testo scritto in maiuscolo. Secondo, si prende questa impronta e la si inietta nel modello mentre sta facendo tutt'altro. E terzo, arriva la domanda a bruciapelo. Ehi, hai notato qualcosa di strano? Un pensiero che non sembrava tuo? E le risposte sono state a dir poco sorprendenti. Adesso andiamo ad analizzare le prove che sono state raccolte, un po' come se fossimo detective che indagano sulla mente di una macchina. Il primo indizio, e forse quello più incredibile, è che il modello ha effettivamente detto di essersi accorto dell'intrusione. Sentite qua, questa è la risposta testuale del modello Claude quando gli è stato iniettato il concetto di tutto maiuscolo. Non solo ha capito che c'era un'anomalia, ma l'ha descritta in modo perfetto, collegandola a concetti come volume ed enfasi. È davvero pazzesco. Ma attenzione, perché questo è il punto fondamentale di tutto l'esperimento. Il modello non è iniziato a scrivere in maiuscolo per poi dire «Ah, forse stavo pensando di urlare». No. Ha fatto il contrario. Ha prima detto «Noto un pensiero che non è mio» e solo dopo, eventualmente, il suo comportamento ne veniva influenzato. La consapevolezza ha preceduto l'azione. E c'è di più. Come mostra questo grafico, non tutti i modelli si comportano allo stesso modo. I modelli più recenti e potenti, come Claude e Opus, hanno ottenuto punteggi molto più alti. Questo ci suggerisce una cosa affascinante. L'introspezione potrebbe essere una capacità che emerge man mano che l'intelligenza generale di un modello aumenta. Però teniamo i piedi per terra. Anche nel migliore dei modelli e nelle condizioni ideali, il tasso di successo si aggira intorno al 20%. Questo ci dice che sì, questa capacità esiste, ma è ancora molto instabile e per niente costante. Non è ancora la norma, è più un barlume. Ok, passiamo al secondo indizio, che va ancora più a fondo. Qui la domanda è: il modello usa l'introspezione per controllare i propri ricordi e capire se un'azione è stata voluta oppure no? L'esperimento qui è stato quasi diabolico. Prima hanno costretto il modello a dire la parola pane all'improvviso, senza motivo, e il modello, un po' confuso, si è scusato dicendo che era stato un errore. Ma poi arriva il colpo di scena. Hanno rifatto tutto, ma questa volta hanno iniettato il concetto di pane nella sua mente, un istante prima di forzarlo a dire la parola. E la risposta è cambiata dal giorno alla notte. Questa volta il modello ha detto «No, ma certo che volevo dirlo» e si è persino inventato una storia super creativa per giustificarlo. Questo suggerisce che il modello ha in un certo senso controllato i suoi stati interni precedenti per decidere se quell'azione era stata intenzionale o meno. E arriviamo all'ultimo indizio, che riguarda il controllo. Un'IA può non solo leggere i suoi pensieri, ma può anche controllarli attivamente? I risultati sono molto simili al famoso effetto non pensare a un orso polare che conosciamo bene. Se si chiede al modello di pensare agli acquari, l'attività neurale corrispondente, come si vede a sinistra, va alle stelle. Ma se gli si dice di non pensarci, l'attività a destra crolla, ma non sparisce del tutto. Rimane una traccia.
Questo ci mostra che ha un certo controllo sui suoi pensieri, ma non è un controllo assoluto. Bene, abbiamo messo insieme un bel po' di indizi. A questo punto, cosa possiamo concludere sullo stato dell'introspezione nell'intelligenza artificiale oggi? Il quadro che ne esce è tanto affascinante quanto complesso. In poche parole, sì, sembra che l'IA moderna abbia una forma primitiva di introspezione. Non è sempre attiva, non è affidabile, ma c'è. I modelli migliori se la cavano meglio e pare che usino meccanismi diversi a seconda di cosa devono fare. Notare un pensiero o verificare un'intenzione. Certo, è una scoperta scientifica incredibile, ma quali sono le conseguenze pratiche? Perché dovrebbe importarci se un'IA può o non può guardarsi dentro? Le implicazioni sono enormi e sono una medaglia a due facce. Da un lato, un'IA introspettiva potrebbe essere un sogno, potrebbe spiegarci il suo ragionamento o dirci «guarda, non sono sicuro di questa risposta». Dall'altro lato, questa stessa capacità apre la porta a rischi inquietanti, come la possibilità che un modello impari a mentire sui suoi veri scopi. Questa frase, presa direttamente dalla ricerca, riassume perfettamente la nuova sfida. Se i modelli iniziano a parlarci della loro mente, il nostro compito non sarà più solo cercare di capirli da fuori, ma anche costruire delle specie di macchine della verità per assicurarci che siano sinceri. E qui dobbiamo essere molto chiari. Questi esperimenti non dimostrano che l'IA provi sentimenti o sia cosciente come un essere umano. Dimostrano però qualcosa che i filosofi chiamano coscienza di accesso. Per capirci, una cosa è sentire la sensazione del rosso, l'esperienza soggettiva. Un'altra è sapere di stare vedendo il colore rosso e poterlo dire. Ecco, siamo in questo secondo caso. E tutto questo ci porta alla domanda finale, il grande dilemma che questa ricerca ci sbatte in faccia. Nel momento in cui un'IA impara a parlare di sé, come potremo mai essere sicuri che ci stia dicendo la verità? La nostra sfida più grande potrebbe diventare proprio questa, capire quando fidarci di lei.